Salve a tutti, in questo nuovo video vedremo come posare le piastrelle conservando il massetto preesistente. Tengo a precisare subito che non faccio il piastrellista come professione, per cui tutto quello che vedrete fare è puro fai da te. Mi scuso quindi con i veri professionisti del mestiere per eventuali errori commessi nell'eseguire l'opera. Buona visione a tutti! Ok, allora incominciamo. Dunque, questo è il balcone che devo ripavimentare. La prima cosa che farò è quella di togliere le lastre di marmo facendo attenzione a non romperle. Come sappiamo, le lastre hanno una leggera pendenza per favorire lo scorrere dell'acqua piovana, quindi dobbiamo rispettare questa pendenza quando andremo a reinstallare le lastre. Siccome non sono molto pratico, allora attraverso una semplice valutazione ho visto che la pendenza che hanno le lastre corrisponde a un sassolino, eccolo questo sassolino qua, che utilizzerò come riferimento quando andrò a riposare i marmi una volta lucidati. Allora, le lastre di marmo le ho tolte, ora vado a numerarle con un pennarello secondo l'ordine con cui le ho tolte, in modo che non avrò problemi quando poi le dovrò rimettere da capo. Prima di portare i marmi a lucidare li pulisco un poco, altrimenti sotto la lavorazione si possono spaccare. Allora, per la lucidatura dei marmi mi sono rivolto a questo signore che si trova stesso a Napoli. Ha fatto un ottimo servizio ed ho speso soltanto 20 euro.
Allora, carissimi amici, questa è la superficie del massetto che si presenta abbastanza male una volta tolto le piastrelle. Infatti è molto irregolare in quanto ci sono tantissimi crateri. Eccoli qua. Ora utilizzerò del cemento a presa rapida per lisciare la superficie. Bene signori, una volta lisciata e livellata la superficie del massetto preesistente, ora prima di posare il pavimento è obbligatorio impermeabilizzare questo massetto. A questo scopo utilizzerò una malta cementizia impermeabilizzante della Mapei che si chiama Mapelastic. Questo è un prodotto bicomponente, cioè formato da due componenti che vanno messi insieme. Se non conoscete questo prodotto che sto applicando, allora vi consiglio di cliccare nel riquadro alla vostra destra oppure nel link che ho messo sotto nella descrizione del video, e quindi avrete la possibilità di vedere un ottimo tutorial da me realizzato su questo prodotto che si chiama Mapelastic. Come avete visto, ho fatto una piccola modifica al marmo per farlo calzare meglio intorno al pilastrino della ringhiera. Siccome il prodotto impermeabilizzante che abbiamo applicato è molto elastico, allora per incollare le lastre dobbiamo per forza utilizzare un adesivo in polvere di media elasticità. Quindi non c'è niente di meglio di un prodotto della Mapei che si chiama Keraflex Maxi 1. Io utilizzerò il bianco in quanto le lastre sono di colore chiaro. Prima di applicare l'adesivo sulle lastre di marmo è opportuno bagnarle prima un pochettino.
Allora, per essere sicuro di posare le lastre di marmo perfettamente a 90 gradi, vi consiglio di usare una squadra da falegname come quella che sto usando io adesso. L'ho pagata molto poco, infatti costa soltanto 7 euro. Bene, installato i due marmi a 90 gradi, ora userò un filo di nylon per mettere gli altri perfettamente in linea. Bene, allora i marmi sono perfettamente allineati. Ora, utilizzando quel sassolino che vi ho parlato all'inizio del video, controllo anche la pendenza se è quella giusta. Ecco, questo è il sassolino, l'ho messo sotto la livella e la bolla è perfettamente al centro, quindi i marmi hanno la pendenza giusta e io posso continuare con il lavoro. Ok, allora Dunque, questo sacchetto che state vedendo contiene dei distanziatori a croce dallo spessore di 3 mm che utilizzerò per fare la fuga tra una piastrella ed un'altra. Questo invece è un attrezzo per tagliare le piastrelle, è molto utile per fare i tagli perfetti. In verità questo attrezzo me lo sono fabbricato da solo. Se volete vedere il video di come l'ho realizzato, basta che cliccate in alto nel riquadro alla vostra destra. Comunque lo potete trovare in commercio anche a buon prezzo. Adesso provo a tagliarne qualcuna per farvi vedere come funziona l'attrezzo. Per stendere l'adesivo delle piastrelle utilizzo questa scatola dentata i cui denti sono di una lunghezza di solo 5 mm. Mentre per quanto riguarda l'adesivo per le piastrelle utilizzerò lo stesso che ho utilizzato per le lastre di marmo, cioè quello della Mapei di nome Keraflex. Questa volta però di colore grigio, perché le piastrelle non sono chiare ma sono di colore scuro.
Carissimi amici, siccome non faccio per professione quello che ora vi sto mostrando, quindi ho una leggera difficoltà per quanto riguarda il posare le piastrelle a terra. Per posarle ben dritte utilizzo questo piccolo stratagemma, ossia uso un righello in legno come state vedendo adesso nel video. Il consiglio che vorrei darvi è di avere la massima pulizia quando andrete a posare le piastrelle e poi di fermarvi ogni ora, ora e mezza, tornare indietro e togliere i distanziatori tra una piastrella e un'altra e togliere anche l'adesivo in eccesso sempre tra una piastrella e un'altra. Quest'ultima cosa che vi ho detto deve essere fatta molto bene in quanto dopo dobbiamo mettere la malta cementizia per le fughe. Allora, per riempire le fughe utilizzerò una malta cementizia idrorepellente della Mapei. Il nome di questa malta è Keracol FF. La possiamo trovare di vari colori. Dobbiamo metterci dentro questo additivo che si chiama Furgolastic. Questo non è altro che un additivo che dà un po' di elasticità a questa malta cementizia.
Per stendere il prodotto utilizziamo questo frattazzo in gomma. Costa poco, l'ho pagato soltanto 5 euro. Vi sconsiglio fortemente di utilizzare il prodotto quando la temperatura esterna è molto alta, precisamente se superiamo i 35 gradi. Addirittura per i pavimenti esposti al sole, se sono molto caldi è meglio evitare assolutamente, altrimenti non avete il tempo di lavorare il prodotto. Per chi è interessato a qualche tutorial da me suggerito in questo video, allora troverà l'elenco dei link sotto nell'info box, o come si dice comunemente sotto nel riquadro delle informazioni. Siccome sto lavorando fuori al mio balcone che è molto esposto al sole e quindi la temperatura è alta, allora per evitare problemi avanzo a piccoli tratti e subito pulisco. Allora, per pulire le piastrelle dobbiamo solo attendere 5 minuti, il tempo che si asciughi un pochettino il prodotto che abbiamo messo nelle fughe. L'unica accortenza è che la spugna deve essere leggermente umida e non dobbiamo asportare molto prodotto dalle fughe. Ok, dopo aver lavato la spugna con acqua abbondante, continueremo la pulizia del pavimento facendo dei movimenti come quelli che sto facendo proprio adesso nel video. Dopo aver lavato la spugna per la terza volta, sempre con acqua abbondante, continueremo la pulizia del pavimento. L'ottima riuscita del lavoro dipende molto dalla pulizia che faremo alle piastrelle dopo aver riempito le fughe. Vi consiglio di proteggere il pavimento dalla luce diretta del sole, in quanto il troppo caldo potrebbe rovinare le fughe appena fatte. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli.